Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial analizziamo la sintassi di una funzione statistica di Excel, la funzione somma più se, che permette di applicare criteri alle celle su più intervalli e, quando vengono soddisfatti contemporaneamente tutti i criteri, somma le celle corrispondenti di un intervallo specificato. Ogni criterio può essere espresso mediante un numero, un confronto matematico, una data, un testo, un riferimento ad una cella, una funzione e all'interno del criterio è possibile includere i caratteri jolly. A seconda delle dimensioni del set di dati da analizzare, puoi decidere come operare. In presenza di set di dati di piccole dimensioni, ti consiglio di selezionare manualmente gli intervalli. In presenza di set di dati di grandi dimensioni, invece, ti suggerisco di utilizzare gli intervalli denominati e le tabelle di Excel che, come vedrai dagli esempi, velocizzano notevolmente il lavoro e semplificano la lettura delle formule. Per comprendere al meglio la sintassi della funzione somma più se, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! In tabella sono riportati i dati relativi alla vendita di magliette nel periodo che va dal 24 al 28 febbraio 2025. La tabella riporta la data della vendita, il genere, maschio-femmina, la categoria, t-shirt o polo, il colore della maglietta e l'importo della vendita. Il nostro scopo è quello di selezionare il genere, la categoria ed il colore della maglietta e calcolare l'importo totale ottenuto dalla vendita delle magliette che corrispondono alle caratteristiche selezionate. Siccome i criteri richiesti sono 3, la funzione somma se, che prevede un solo criterio, non ci può venire in aiuto. La funzione che fa al caso nostro è la funzione somma più se. La sua sintassi è la seguente: uguale somma.più.se aperta e chiusa tonda. All'interno delle parentesi possono essere inseriti fino a 255 argomenti, di cui i primi 3 sono obbligatori, mentre tutti gli altri sono facoltativi. Se utilizzassimo solamente i primi 3 argomenti, la funzione sarebbe equivalente alla funzione somma se, anche se la sintassi è leggermente diversa, poiché il primo argomento è l'intervallo da sommare. Per questo motivo, quando utilizziamo la funzione somma più se, vengono inseriti solitamente almeno 5 argomenti, l'intervallo da sommare e almeno 2 coppie intervallo criteri. In tutto, dopo l'intervallo da sommare, possono essere inserite fino a 127 coppie intervallo criteri. Risolviamo ora il nostro esercizio. Cancelliamo la formula inserita in precedenza e inseriamola nuovamente. Ci posizioniamo in cella J7 e digitiamo uguale somma e selezioniamo la funzione che ci interessa, somma più se. A questo punto, siccome la stiamo utilizzando per la prima volta, clicchiamo sul pulsante FX. La prima domanda a cui dobbiamo rispondere per inserire il primo argomento è: cosa sommo? Sommiamo gli importi. Ora dobbiamo cercare il genere, che può essere maschio o femmina. Per inserire il secondo argomento, dobbiamo chiederci dove cerco maschio o femmina? Ovviamente nella colonna genere. Per inserire il terzo argomento, ci chiediamo cosa cerco? Clicchiamo nella cella contenente la lettera M di maschio, che poi potrà cambiare in base alla nostra selezione da menu a tendina. Ora dobbiamo cercare la categoria e quindi per inserire il quarto argomento dobbiamo chiederci dove cerco la categoria? Ovviamente nella colonna categoria. Per inserire il quinto argomento dobbiamo chiederci cosa cerco? La categoria polo, che successivamente potrà variare in base alla nostra selezione. Inseriamo ora il sesto argomento, stiamo cercando il colore. Siccome non ci sono più caselle a disposizione, premiamo il tasto Tab e automaticamente comparirà un nuovo campo di inserimento. Dove cerchiamo il colore? All'interno della colonna colore. Premiamo di nuovo il tasto Tab e rispondiamo all'ultima domanda. Cosa cerco? Clicchiamo all'interno della cella contenente il colore
che poi potrà variare. Riepilogando quanto detto, quando utilizzi la funzione somma più se, devi rispondere a queste domande. Cosa sommo? E successivamente dove cerco, cosa cerco, dove cerco, cosa cerco, e la coppia di domande dove cerco, cosa cerco può essere replicata fino a 127 volte. Dovendo sommare in base a 3 criteri, noi abbiamo utilizzato solamente 3 volte la coppia di domande dove cerco cosa cerco e non abbiamo utilizzato nessun riferimento assoluto, poiché la formula non deve essere trascinata né verso il basso né verso destra. In genere, comunque, quando utilizzi questa funzione dovrai bloccare il primo argomento, che è l'intervallo da sommare, e successivamente anche tutti gli argomenti pari, gli argomenti in cui rispondiamo alla domanda dove cerco, poiché quando trasciniamo le formule verso il basso, tali intervalli devono rimanere fissi. Quella che ti ho appena fornito è una guida generale. Comunque, bloccare un riferimento o meno richiede un certo ragionamento in base alla struttura delle tabelle che ci si presentano di volta in volta. Confermiamo con OK e successivamente, variando il genere, la categoria ed il colore, possiamo notare che la formula inserita ci permette di calcolare l'importo totale in un attimo. Come ulteriore richiesta, dobbiamo ora inserire la data iniziale e la data finale e successivamente selezionare il genere, la categoria ed il colore della maglietta e calcolare l'importo totale ottenuto dalla vendita delle magliette che corrispondono alle caratteristiche selezionate. Ho pensato a questo esercizio per mostrarti l'utilizzo degli operatori di confronto maggiore uguale e minore uguale all'interno della funzione somma più se. Ti mostro la funzione già inserita. Come primo argomento della funzione somma più se ho selezionato l'intervallo da sommare, e cioè la colonna importo. Successivamente, dovendo cercare la data iniziale, ho selezionato l'intervallo delle date in colonna A e come criterio ho digitato maggiore o uguale fra virgolette concatenato con l'ampersand alla cella H18, la cella contenente la data iniziale. In questo modo Excel cerca all'interno della colonna A le date uguali o successive al 25 febbraio. Successivamente ho cercato la data finale sempre all'interno della colonna A, la colonna contenente le date, e successivamente come criterio ho scritto minore o uguale fra virgolette concatenato mediante l'ampersand alla cella H19, la cella contenente la data finale. Per il resto la formula è identica alla precedente, poiché all'interno della colonna B ho cercato il genere, M nel nostro caso. All'interno della colonna C, categoria, ho cercato la categoria, e nel nostro caso la polo, e all'interno della colonna D, colore, ho cercato il colore rosso, contenuto in cella H23. Per mostrarti l'esattezza della formula inserita, evidenzio ora le celle che soddisfano i criteri. Siccome i criteri devono essere soddisfatti contemporaneamente, gli unici valori da sommare sono 95 euro, 65 euro e 40 euro, poiché le righe corrispondenti sono tutte di colore giallo. Possiamo così verificare anche ad occhio che la somma è di 200 euro. In queste formule abbiamo selezionato gli intervalli ed abbiamo utilizzato i riferimenti relativi e assoluti. In presenza di grandi database, però, è preferibile un altro approccio, che ti mostro con il prossimo esempio. Questo database, come puoi notare, è composto da 700 righe. Per poterlo analizzare, mediante la convalida dati, ho predisposto degli elenchi a discesa in cui è possibile selezionare il venditore, la regione ed il prodotto. Per utilizzare le funzioni statistiche somma se e somma più se su un database del genere, dovremo selezionare intervalli lunghissimi, sprecando un sacco di tempo nelle selezioni, anche se queste vengono effettuate con la scorciatoia da tastiera CTRL maiuscolo freccia in basso. Per evitare di perdere tempo in questo modo, possiamo utilizzare gli intervalli denominati all'interno del foglio di lavoro. La tecnica è stata descritta nel video precedente, quello sulla funzione conta più se.
Te la riassumo brevemente. Innanzitutto devi selezionare l'intero database. Se quest'ultimo è isolato dal resto dei dati presenti nel foglio di lavoro, puoi selezionare una cella e premere contemporaneamente i tasti CTRL e asterisco del tastierino numerico. A questo punto clicca sul tab Formule e nel gruppo Nomi definiti clicca sul pulsante Crea da selezione e lascia la spunta solamente su riga superiore e successivamente premi OK. Io premo Annulla poiché ho già creato i nomi in precedenza. A questo punto, dalla casella Nome, è possibile selezionare, mediante i nomi, ogni colonna del database. Per utilizzare tali nomi all'interno delle formule è sufficiente premere il tasto F3 da tastiera e comparirà immediatamente la finestra Incolla nomi in cui sarà possibile selezionare ogni nome creato. Chiudiamo ora questa piccola wizard e vediamo come si utilizzano gli intervalli denominati all'interno delle funzioni somma se e somma più se. Cancelliamo le formule create in precedenza ed inseriamole nuovamente. Iniziamo dalla funzione somma se, uguale somma, selezioniamo la funzione che ci interessa e calcoliamo il fatturato totale realizzato dal venditore Rossi Salvatore. Rispondiamo alle tre domande. Dove cerco Rossi Salvatore? F3. Lo cerco nella colonna venditore. Digito punto e virgola. Cosa cerco? Rossi Salvatore. Posso evitare di bloccare questa cella mediante il tasto F4, poiché non ho la necessità di trascinare la formula verso il basso. Digito di nuovo punto e virgola. Ed infine, cosa sommo? F3. Sommo gli importi presenti nella colonna Importo totale. Doppio clic, chiudo la parentesi e premo Invio. Dunque, riassumendo quanto detto, alle tre domande dove cerco, cosa cerco e cosa sommo, al posto di selezionare le colonne manualmente, utilizziamo il tasto F3 e selezioniamo la colonna Venditore, la cella I3 e la colonna Importo totale utilizzando i nomi. In tal modo vengono creati riferimenti assoluti, che non variano quando la formula viene trascinata verso il basso. Vediamo ora l'utilizzo degli intervalli denominati all'interno della funzione somma più se. Digitiamo uguale, somma e selezioniamo la funzione somma più se. La sintassi è leggermente differente, poiché il primo intervallo è l'intervallo da sommare. Digito dunque F3 e seleziono importo totale. Digito ora punto e virgola. Per inserire il secondo argomento, l'intervallo criteri, digito di nuovo F3 e per rispondere alla domanda dove ricerco Rossi Salvatore, seleziono la colonna Venditore. A questo punto digito punto e virgola e per rispondere alla terza domanda, chi cerco? Rossi Salvatore, cella I3. Chiudo la parentesi e premo Invio. Come avrai potuto notare, utilizzando gli intervalli denominati, ho dovuto selezionare solamente la cella contenente il venditore e le formule sono state inserite in un attimo. Ora puoi procedere in modo analogo per calcolare il fatturato totale in una determinata regione oppure per calcolare il fatturato totale relativo a ciascun prodotto. Ti voglio solo ricordare che la sintassi delle due funzioni è leggermente diversa. Nella funzione somma se devi rispondere alle tre domande dove cerco, cosa cerco e cosa sommo, mentre nella funzione somma più se devi rispondere alle tre domande in quest'ordine. Per prima cosa sommo, poi dove cerco, cosa cerco e la coppia di domande dove cerco, cosa cerco può essere replicata fino a 127 volte. Nel caso i criteri di ricerca siano più di uno, ad esempio se volessimo calcolare il fatturato totale di un venditore in una determinata regione, la funzione somma se non ci può venire in aiuto, poiché i criteri sono due. Dobbiamo dunque utilizzare per forza la funzione somma più se e dunque in questo caso dobbiamo rispondere alle domande cosa sommo e mediante il tasto F3 selezionare la colonna importo totale. Seconda domanda. Dove cerco Rossi Salvatore? Nella colonna Venditore, nome selezionato mediante il tasto F3. Chi cerco? Selezioniamo la cella I25. Dove cerco il Piemonte? Nella colonna Regione, nome selezionato mediante il tasto F3
ed infine che regione cerco? Clic in cella I26, Piemonte. Come hai potuto notare, anche in questa formula sono state selezionate solamente le due celle gialle, mentre gli intervalli di 700 righe presenti in tabella sono stati selezionati in un attimo utilizzando gli intervalli denominati. Siccome le due formule successive sintatticamente sono identiche a quella appena creata, ti mostro solo che nella prima formula ho selezionato mediante il tasto F3 le colonne importo totale, prodotto e regione, mentre nella seconda formula ho selezionato le colonne importo totale, venditore e prodotto. Vediamo ora come ci si comporta in presenza di due criteri dello stesso tipo, cioè due regioni, due venditori oppure due prodotti. Utilizzando la funzione somma più se con due criteri dello stesso tipo, otterremo come risultato 0, poiché le due regioni dovrebbero essere presenti contemporaneamente nella stessa riga. Ti ricordo infatti che nella funzione somma più se i criteri devono essere soddisfatti contemporaneamente. Il primo modo che ti propongo è efficiente solo quando i criteri equivalenti sono 2 o al massimo 3, quindi pochissimi criteri. La strategia è quella di sommare una funzione somma più se ad un'altra somma più se. Innanzitutto sommiamo gli importi della regione Lombardia e quindi come terzo argomento selezioniamo la cella contenente Lombardia. A questa prima funzione somma più se ne sommiamo un'altra e sommiamo gli importi e nell'intervallo regione andiamo a utilizzare come terzo argomento la cella I48 contenente la regione Lazio. Con due sole regioni questo modo può andar bene, ma siccome da qualche anno a questa parte Excel ha introdotto le matrici dinamiche, possiamo creare una formula molto più efficiente che funziona ad esempio anche quando i criteri equivalenti, che in questo caso sono i venditori, sono molti, anche più di 2. Cancelliamo la formula già creata e inseriamola nuovamente. Clicchiamo nella cella I57 e digitiamo uguale somma, selezioniamo la funzione che ci interessa, somma più se, e rispondiamo alle tre domande. Cosa sommo? L'importo totale. Punto e virgola. Dove cerco? F3. Colonna venditore. Punto e virgola. Chi cerco? A questo punto, siccome voglio cercare il nome di due venditori contemporaneamente, seleziono i due venditori. Chiudo la parentesi e premo invio. Come puoi notare è comparsa una matrice dinamica che contiene il fatturato totale di Rossi Salvatore e anche di Sala Alessandra. Puoi notare che è una matrice dinamica poiché qui nella barra della formula la prima cella compare di colore nero, mentre la seconda cella è in grigio, cioè non è modificabile. Per calcolare il fatturato totale realizzato dai due venditori selezionati, dobbiamo ora sommare i due valori contenuti nella matrice dinamica appena descritta. Utilizziamo dunque la funzione somma. Selezioniamo la prima cella della matrice dinamica e clicchiamo all'interno della barra della formula, subito dopo l'uguale. Digitiamo somma, selezioniamo la funzione somma dall'elenco, posizioniamoci alla fine della formula, chiudiamo la parentesi tonda e premiamo invio. In questo modo viene calcolata la somma delle vendite di entrambi i venditori. Successivamente puoi applicare questa tecnica anche per calcolare il fatturato totale realizzato mediante la vendita di due prodotti differenti. Come avrai notato, l'utilizzo dei nomi definiti rende le formule molto più leggibili e molto più veloci da inserire. C'è però un piccolo problema. Inserendo dati in fondo al database, i nuovi dati inseriti non rientrano nei calcoli delle nostre formule. Siccome ridefinire i nomi utilizzando la gestione nomi può richiedere molto tempo, è preferibile un altro approccio: utilizzare le tabelle di Excel. Lo vediamo nei prossimi esempi. Con le tecniche trattate nei video precedenti ho formattato l'intervallo di dati come tabella. Qui nella parte destra, mediante la convalida dati, ho dato la possibilità di selezionare il venditore e la regione. Il mio scopo è quello di calcolare il fatturato totale di Rossi Salvatore nella regione Piemonte.
La formula che abbiamo descritto poco fa utilizza i nomi nel foglio di lavoro, ma questa formula, come abbiamo detto in precedenza, non tiene conto dei dati inseriti in fondo alla tabella in momenti successivi alla creazione delle formule. Inseriamo dunque i riferimenti strutturati tipici delle tabelle. Al posto di utilizzare il nome importo totale, selezioniamo la colonna della tabella importo totale. Per farlo è sufficiente cliccare qui nella parte alta dell'intestazione, quando il cursore assume questa forma, una freccetta nera rivolta verso il basso. Selezioniamo ora il secondo argomento e sostituiamolo con la colonna venditore. Ed infine selezioniamo il quarto argomento, regione, e sostituiamolo con la colonna regione. Il resto della formula rimane immutato. Possiamo ora premere invio e notare che una formula del genere, sebbene leggermente più lunga, ci permette di calcolare quanto richiesto anche in presenza di dati inseriti successivamente. Nel prossimo video ti descriverò la funzione media più se. Non perderti però il video successivo, poiché ti mostrerò la funzione somma più se con criteri multipli, ad esempio più venditori, più prodotti o più regioni. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!